L'ipotesi di Open Source Intelligence Abstraction Layer è che all'interno degli studi di intelligence esista un buco epistemologico relativo alla qualità della formalizzazione di alcuni concetti fondamentali per la disciplina, come il concetto di informazione, di fonte e pertanto di disponibilità e accessibilità di fonti e informazioni. Tali concetti sono alla base della differenziazione tra fonti e informazioni aperte e fonti e informazioni classificate e sono perciò di fondamentale importanza nella definizione degli assetti teoretici dell'intelligence e dell'OSINT. La tesi è che questo buco epistemologico possa essere ovviato soltanto attraverso la costituzione di una teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, realizzata ricorrendo a prestiti epistemologici ottenuti da quelle discipline che, come l'intelligence, fondano il loro assetto teorico su concetti di informazione e di fonte. In Open Source Intelligence Abstraction Layer, l'ipotesi è oggettivata comparando le definizioni che gli intelligence studies offrono dei concetti di informazione e fonte con quelle offerte da altre discipline, come la filosofia dell'informazione, la storiografia, la linguistica e infine il giornalismo. Il risultato di questa analisi dimostra come l'intelligence sia, tra tutte le discipline, quella che possiede l'architettura teoretica meno profonda, meno robusta e quella che più spesso ricorre a prassi e costrutti linguistici di tipo colloquiale, ovvero non scientifico. Occorre domandarsi quindi quali siano le cause di questo fenomeno e se sia giusto dotare gli studi di intelligence di un'architettura teoretica più solida e verificata, più simile cioè a quella di altre discipline più antiche. Open Source Intelligence Abstraction Layer, se non altro, ha il merito di aver acceso un faro su questa problematica. L'ha oggettivata, ne ha descritto il contesto, ha evidenziato un problema, ha proposto un'ipotesi di soluzione e un metodo, quello interdisciplinare, sollecitando al contempo l'avvio di un ampio dibattito su questi temi. Va da sé che un singolo volume da solo non può certamente esaurire tutti gli aspetti derivanti dallo sviluppo di una teoria generale. Rimane molto lavoro da fare. Molte sono le questioni ancora in sospeso. Tra queste, la maggiore è quella relativa alle modalità di implementazione dell'auspicato modello interdisciplinare, tanto a livello di processi e quindi di interoperabilità, quanto a livello di attori e quindi di convergenza. Una tra le più condivise definizioni di interdisciplinarità la descrive come l'interazione tra due o più discipline differenti, che può variare da semplice comunicazione di idee a integrazione reciproca di concetti organizzatori, metodologie, procedure, epistemologie, terminologie e quindi dati. Si è dunque pensato che il modo più efficace di impostare una simile ricerca fosse quello di ricorrere ad una visione tripartita, composta da un abstraction layer, cioè uno strato che affrontasse la questione a livello epistemologico, di definizioni, di concetti e di teorie, un application layer, uno strato operativo a livello di procedure, metodi, prassi, attività e tecnologie o, in altre parole, applicazioni. Ed infine un fusion layer, cioè uno strato operativo a livello di scopi, finalità, esigenze, mission, obiettivi, risultati e strategie. In parole diverse, uno strato relativo alla convergenza di tutti gli attori compartecipanti a quel processo interdisciplinare di costruzione della teoria generale. Dunque, dopo Open Source Intelligence Abstraction Layer, che è stato pubblicato nel 2014, nella primavera del 2016 avremo Open Source Intelligence Application Layer, che andrà quindi a completare il secondo step della ricerca. L'ultimo step, l'Open Source Intelligence Fusion Layer, all'interno del quale si prevedono molte interessanti sorprese per il lettore, è previsto per la seconda metà del 2017. Prima di tutto questo c'è però una sorpresa che nasce dalla considerazione
di quanto sia complicato comunicare cosa sia in effetti l'open source intelligence e cosa significhi operare nel settore non già come analista, ma come esperto di teorie, di metodi e di sistemi. La sorpresa consiste in un romanzo breve dal titolo "È severamente vietato lasciare le fonti aperte", che ancora una volta sarà pubblicato in formato ebook dagli amici di Epoché. Il romanzo, che uscirà entro il mese di dicembre, sarà una specie di introduzione letteraria all'Open Source Intelligence Application Layer e, voglio sperare, un modo diverso e più piacevole di avvicinarsi a questa disciplina. Insomma, il perfetto regalo di Natale da mettere sotto l'albero dell'appassionato di intelligence. Molti cari auguri per un sereno Natale e un proficuo 2016.